Ci sono momenti in cui credi di fare la cosa giusta. Prendi la decisione migliore che puoi, con le informazioni che hai, con le forze che ti restano, e per un po' tutto sembra funzionare. Odisseo è l'uomo della metis, l'intelligenza che prevede, che calcola, che trasforma ogni situazione in un problema da risolvere. Ha ingannato il ciclope, ha resistito alle sirene, ha scelto Scilla invece di Cariddi e ha avuto ragione. Ma ci sono trame che nessuna intelligenza umana può vedere fino in fondo, perché le ha ordite qualcuno che conosce il finale già prima che inizi la storia. E il destino ha maglie strette. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica e Maddalena. Grazie a Dalila, Sara, Anna, Paola e Ergis dall'Australia. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Gimbo dal Belgio, Fabio, Lizanel da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco e Michele. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam e Cristina. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato al mio amico Lamberto, che mi segue con affetto e dedizione. Ciao! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 263. La vita di Odisseo, episodio 23. L'isola del destino. La nave si muove verso sud, mare aperto, vento leggero. Gli uomini remano meccanicamente, nessuno parla ancora. Sul ponte ci sono macchie scure, sangue, impronte. Segni di dove sedevano i 6 compagni prima di essere strappati via da Scilla. Odisseo è sulla tolda di prua, guarda avanti, non si volta indietro, non può. Se si voltasse, vedrebbe quei posti vuoti anche lui. Meglio sei che tutti, continua a ripetersi, meglio sei che tutti. Ma questo pensiero non lo consola. Poi, all'orizzonte, una linea scura, terra. Odisseo la vede per primo. Si irrigidisce, stringe il bordo della nave. No, non può essere, non già. Ma sì, è lei. Anche prima di vederla la sente. È strano. Si può sentire un'isola? Forse sì, quando è sacra. Quando su di lei pascolano animali che non muoiono e non devono morire mai. Sente ora muggire le vacche, belare le pecore, suoni lontani portati dal vento, suoni tranquilli, placidi, ma che a lui ghiacciano il sangue. È Trinachia, l'isola del sole. Si volta verso i compagni. I loro volti sono stanchi, segnati, hanno bisogno di riposo, di cibo, di terra sotto i piedi. Ma non qui per tutti gli dèi, non qui. Ricorda le parole di Tiresia nell'Ade. C'è un'isola, Trinachia. Là pascolano le vacche e le pecore del sole, animali sacri, custoditi da ninfe divine, animali che non si devono toccare mai per nessun motivo. Se quelle bestie verranno lasciate indisturbate, tu e i tuoi compagni potrete tornare a casa. Soffrendo, certo, patendo fatiche, però vivi. Se invece qualcuno, anche uno solo, toccherà quegli animali, sarà la fine, per la nave, per tutti. E ricorda Circe, l'ultima notte a Eea, lei che lo prende per mano e lo porta lontano dagli altri. Gli descrive lo stretto, i 2 scogli, il gorgo, il mostro. E poi dice:
giungerai all'isola di Trinachia, dove pascolano numerose le vacche e le greggi fiorenti del sole. 7 mandrie di vacche, 7 greggi di pecore belle, con 50 bestie ciascuna. Non partoriscono mai e non muoiono. Hanno per guardiane 2 dee, 2 ninfe, dai bei capelli, Fetusa e Lampezia, che al sole Iperione generò la divina Nera. Se non le tocchi e pensi al ritorno, allora, dopo molto soffrire, potrete giungere ad Itaca. Ma se fai loro del male, allora ti dico che sarà la fine per la nave e per i compagni. Tu, se riesci a scampare, tardi farai ritorno, e male, dopo aver perduto tutti i tuoi uomini. Circe è stata chiara, Tiresia è stato chiaro. Non c'è ambiguità, non c'è spazio per l'interpretazione. Non toccare quegli animali, qualsiasi cosa accada. Odisseo si volta verso i compagni. Devono sentire quello che sta per dire, ogni singola parola. Parla con voce ferma, ma dentro di lui c'è angoscia. Compagni di sventura, datemi ascolto. Devo dirvi le profezie che ho ricevuto. Sia Tiresia nell'Ade, sia Circe a Aea mi hanno avvertito più volte: evitare l'isola del sole che ha liete immortali. E mi hanno detto che qui ci toccherà una tremenda sciagura se non saremo prudenti. Fa una pausa, guardi i loro volti, stanchi, affamati, disperati. Perciò vi chiedo, spingiamo la nave nera oltre quest'isola. Non fermiamoci qui. Silenzio. Gli uomini si guardano, non credono a quello che hanno sentito. Poi Euriloco si alza. Il suo volto è una maschera di rabbia repressa. Terribile sei, Odisseo. Grande è la tua forza, le tue membra non cedono. Sei fatto, certo, di ferro. Non è un complimento, è un'accusa. E ai compagni stremati dalla fatica e dal sonno non permetti di scendere a terra, di prepararsi un buon cibo su quest'isola cinta dal mare. Si guarda intorno, cerca l'appoggio degli altri e lo trova. Tutti annuiscono, tutti condividono. Ci imponi ora di allontanarci dall'isola e andare errando sul mare oscuro, nella notte profonda. Di notte si levano i venti funesti che le navi distruggono. Come potremo sfuggire all'abisso di morte se all'improvviso si alza una tempesta di vento, di noto o del violento zefiro? Fa un passo avanti. Cediamo invece alla notte nera e ormeggiamo. Accanto alla nave veloce prepariamo la cena. All'alba ci imbarcheremo e, come tu vuoi, spingeremo la nave sul mare infinito. Gli altri compagni approvano. Un mormorio si alza tra i banchi. Sì, hanno ragione, basta. Hanno bisogno di fermarsi. Odisseo li guarda, uno per uno. Capisce. Non è solo stanchezza, non è solo fame. È qualcosa di più profondo. Sono stati nell'Ade. Hanno affrontato il pericolo delle sirene. Il gorgo mortale di Cariddi. Scilla ha divorato 6 compagni a 1 metro da loro. Troppo. Troppo anche per guerrieri di Troia. E adesso lui chiede loro di non fermarsi, di andare avanti, nel buio, senza riposo. Sa cosa stanno pensando. Lo accusano di essere fatto di ferro, di non sentire la stanchezza, di non aver bisogno di riposo. Forse è così. È la sua volontà a donargli la forza, ma loro no. Loro sono uomini normali, non eroi, solo uomini. Mentre considera queste cose, Odisseo mette insieme i pezzi e capisce. Un dio sta preparando sventure. Non è colpa di Euriloco, non è colpa dei compagni, è il destino che si muove, è la fine che si avvicina. Prova a parlare con voce calma. Euriloco, mi costringete a forza, poiché sono solo. Ed è vero, è solo, uno contro tutti, e non può tenere la nave in mare con la forza. Si ammutinerebbero. Ma allora giurate, tutti, solennemente. Si guarda intorno, i loro occhi sono fissi su di lui.
se incontriamo una mandria di vacche o un gregge di pecore, nessuno, preso da funesta follia, uccida una mucca o una pecora. Mangiate soltanto il cibo che ci è stato donato da Circe divina. Silenzio. Poi Euriloco annuisce. Lo giuriamo. Per gli dei immortali, aggiunge Odisseo. Giurate per gli dei immortali. Giurano, uno dopo l'altro, le mani alzate, le voci ferme. Odisseo li osserva, vuole credere, ha bisogno di credere a quel giuramento. Ma dentro di lui una voce sussurra, non basterà. Ormeggiano la solida nave in un porto naturale, vicino a una fonte di acqua dolce. Gli uomini scendono, le gambe tremano sulla terraferma. Sono passati giorni da quando hanno lasciato l'isola di Ea, giorni di mare, di paura, di morte. Preparano il pasto con cura. Circe ha dato loro provviste, cibo buono, vino dolce. C'è ancora da mangiare per diversi giorni. Mangiano, bevono, ad ogni boccone cominciano a sentirsi di nuovo in forze, di nuovo uomini. Ma quando si sentono sazi di cibo e bevande, il ricordo torna. Si lasciano andare e versano lacrime, ricordando gli amati compagni divorati da Scilla. Odisseo li guarda piangere, non li ferma. È giusto così, è giusto che ricordino. Poi un sonno profondo li coglie. La notte è all'ultimo terzo, già tramontano gli astri. Odisseo è sveglio, non riesce a dormire, guarda il cielo, le stelle che girano lente, la luna che scende verso l'orizzonte. Tutto è calmo, troppo calmo. Poi sente il vento. Arriva tutto insieme, impetuoso, violento. Un vento che non c'era un momento prima e che ora c'è, che soffia da sud con una forza tremenda. Nuvole scure coprono il cielo. Il mare si oscura, la terra sparisce. Un buio fitto scende dal cielo. Zeus. È Zeus che manda questa tempesta. Odisseo lo sa. Non è un vento naturale, è divino, è una punizione che non ha ancora un nome, ma che si sta preparando. Gli uomini si svegliano, il vento ulula tra le rocce, la nave si agita all'ancora, le onde si alzano. Quando all'alba appare l'aurora lucente, tirano la nave all'interno di una grotta larga e profonda, dove le ninfe danzavano e sedevano sui loro troni. Lì, al riparo, la nave è al sicuro, ma loro no. Loro sono sull'isola, l'isola sacra al sole, con le sue vacche immortali che pascolano a poche decine di metri. Odisseo tiene consiglio. Si mette in mezzo a tutti e parla. Sulla nave, amici, abbiamo cibo e bevande. Dalle mandrie teniamoci dunque lontani, che non ci accada qualcosa. Queste vacche e le greggi fiorenti sono di un Dio potente, del sole che tutto vede e tutto sente dall'alto. Le parole sono chiare, semplici, non c'è ambiguità. I compagni annuiscono, certo, non toccheranno nulla, hanno giurato. Ma nei loro occhi Odisseo vede qualcosa che non gli piace, una rassegnazione, come se stessero già pensando a cosa succederà quando il cibo finirà. Abbiamo molte provviste. Nessuno deve avvicinarsi a quegli animali. Vivono per il sole. Sono sacri. Toccarli significa morire. Lo sappiamo, dice Euriloco. Cosa credi? Abbiamo giurato. Odisseo vuole credergli, deve credergli. Ma quella voce dentro di lui insiste ancora. Non basterà. Passa un giorno, la tempesta non si placa. Ne passa un altro. Il vento soffia ancora, Noto, incessante. Poi Euro si aggiunge a Noto e i due venti si alternano, soffiando da sud e da est, impedendo qualsiasi partenza. Gli uomini attendono, guardano il mare, guardano il cielo, aspettano che i venti si calmino, ma non si calmano. Passa una settimana, poi 2, poi 3. Un mese intero soffiano Euro e Noto. Un mese in cui altri venti non si levano, se non quei due.
un mese intero bloccati sull'isola sacra e le provviste finiscono. Finché ci sono stati cibo e vino rosso, i compagni alle vacche non si sono mai accostati, ma ora che i viveri sono esauriti, la situazione cambia. Devono cercare cibo, non hanno scelta. Vanno in giro a cacciare, pesci, uccelli, quel che capita, con ami ricurvi, con trappole improvvisate, con le mani a volte. Pescano poco, gli uccelli sono veloci, diffidenti, i pesci scarsi. Odisseo li guarda. Vede i loro corpi che si fanno più magri, le guance che si incavano, gli occhi che si spengono. Vede come guardano le vacche, quelle vacche belle, grasse, che pascolano tranquille a pochi passi da loro, carne, tanto cibo, ma hanno giurato. E finché Odisseo è presente, tengono fede al giuramento. C'è qualcosa nell'aria, Odisseo lo sente, non è solo fame. Non è solo stanchezza, è altro, un malessere sotterraneo, oscuro, che stenta a trovare la strada per esprimersi. Gli uomini parlano poco, si muovono meccanicamente, si stendono vicino al fuoco e cercano di dormire. Di notte, Odisseo li sente parlare tra loro, voci basse, un mormorio. Non riesce a cogliere le parole, ma il tono è chiaro, rabbia, frustrazione, paura. Una mattina Euriloco lo guarda deciso. Non dice nulla, ma gli occhi parlano e dicono: fino a quando? Odisseo non risponde, non c'è risposta. Il vento continua a soffiare, il mare continua ad essere chiuso e la fame continua a crescere. Un giorno Odisseo decide. Deve fare qualcosa, deve chiedere aiuto agli dèi, non può restare qui impotente a guardare i suoi uomini che lentamente si spengono. Si addentra nell'isola, cerca un luogo riparato dal vento, un luogo sacro dove possa purificarsi e pregare. Lo trova, una piccola insenatura, rocce che proteggono dal vento, silenzio. Purifica le mani con l'acqua di una sorgente, poi invoca gli dèi che regnano nell'Olimpo. Prega a lungo, con tutto il cuore, con tutta l'anima, ma gli dèi non rispondono. O forse sì, perché mentre prega, sulle palpebre gli versano un sonno profondo. Cade lì, sulla roccia, improvvisamente, come abbattuto dalla mazza di Aiace. Dorme, e mentre dorme, lontano, sulla spiaggia battuta dal vento, qualcosa sta per accadere. Odisseo guarda Alcino e china il capo. Nella sala dei Feaci il silenzio è totale. Poi il re di Scheria si sporge in avanti. Mentre dormivi? Odisseo solleva lo sguardo. I suoi occhi appaiono scuri. Mentre dormivo lontano, i miei compagni hanno fatto quello che non avrebbero mai dovuto fare. Si ferma, respira a profondo. Nella sala nessuno parla, sanno tutti che sta per raccontare qualcosa di terribile, un evento che porterà una grande sciagura. Trinachia, l'isola sacra al sole. 7 mandrie di vacche, 7 greggi di pecore, 50 bestie ciascuna, animali che non partoriscono e non muoiono, immortali come gli dèi che le proteggono. 2 ninfe le custodiscono, Fetusa e Lampezia, figlie del sole Iperione e della divina Nera, partorite e allevate dalla nobile madre che poi le invia a vivere lontano nell'isola di Trinachia, a custodire le greggi del padre e le vacche dalle corna lunate. Una precisazione per chi ama i dettagli. Omero chiama sole Iperione
Non si tratta del titano precipitato nel Tartaro dopo la titanomachia, ma di un epiteto onorifico che significa colui che in alto cammina. È il modo omerico di celebrare la divinità solare nella sua forma più potente. Quanto alla madre di Fetusa e Lampezia, Omero la chiama Nera, non Climene, come appare invece nella tradizione esiodea. Due tradizioni diverse, due nomi diversi per la stessa figura. Ma torniamo a noi. Il sole, che in alto cammina, vede tutto, ascolta tutto. Nulla sfugge al suo sguardo mentre sale verso il cielo stellato o quando dal cielo scende di nuovo verso la terra. E quando qualcuno tocca ciò che è suo, il sole non dimentica, non perdona, esige vendetta. Odisseo lo sa. Tiresia glielo ha detto. Circe glielo ha ripetuto. Se fai del male a quelle vacche, allora ti dico che sarà la fine per la nave e per i compagni. È stato chiaro con i suoi uomini, li ha fatti giurare per gli dei immortali. Ma a volte i giuramenti non bastano. A volte la fame è più forte di qualsiasi promessa. A volte la disperazione annulla il sacro e gli uomini fanno scelte che condannano tutti. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.